Ci sono sostanze nel cibo che non danno calorie, non costruiscono muscoli, non fanno ingrassare, eppure potrebbero essere tra le cose più potenti che mangi ogni giorno. Si chiamano polifenoli. E probabilmente non stai pensando a loro nel modo giusto. La maggior parte delle persone crede che la salute dipenda da quanto mangi, calorie, macro, numeri. Ma il nostro corpo non funziona come una calcolatrice, funziona come un sistema biologico intelligente. E i polifenoli non servono a nutrirti, servono a proteggerti. Sono molecole vegetali create dalle piante per difendersi da stress, radiazioni, insetti. E quando le mangi, quelle difese diventano tue. Ma ecco il primo punto che quasi nessuno ti dice: non conta solo quanti polifenoli ingerisci, conta cosa fanno nel tuo corpo. Perché alcuni alimenti ne contengono tantissimi, ma il tuo organismo li usa poco. Altri ne contengono meno, ma attivano meccanismi profondi di protezione cellulare. Ed è qui che il gioco cambia. Prendiamo un esempio semplice. 2 persone mangiano sano. Una punta tutto su superfood esotici, l'altra su pochi cibi scelti, costanti, quotidiani. Dopo anni i risultati non sono gli stessi. Perché i polifenoli non lavorano in quantità isolate. Lavorano nel tempo. Lavorano con il microbiota. Lavorano con la costanza. E adesso arriviamo al punto centrale. Esistono cibi che non sono solo ricchi di polifenoli, ma li rendono realmente attivi nel corpo umano. Il primo è l'olio extravergine di oliva vero, non quello industriale, quello amaro, pungente, che graffia in gola. Contiene oleuropeina e idrossitirosolo, polifenoli studiati per la loro capacità di ridurre infiammazione, stress ossidativo e danno vascolare. E soprattutto sono altamente biodisponibili. In altre parole, li assorbi davvero. Poi, ci sono i frutti di bosco scuri, ma non per il motivo che pensi. Non perché fanno bene, ma perché i loro antociani comunicano direttamente con l'intestino, modificando il microbiota in modo favorevole. Non è solo nutrizione, è segnalazione biologica. E il terzo alimento sorprende molti, il cacao amaro vero. Non lo zucchero con il cacao, ma cacao puro, ricco di flavanoli. Questi composti migliorano la funzione endoteliale, cioè la capacità dei vasi sanguigni di dilatarsi, con effetti immisurabili sulla pressione e sulla circolazione. E no, non è magia, è biochimica. Poi arriviamo a un alimento sottovalutato, le erbe aromatiche. Rosmarino, origano, timo. In piccole quantità contengono una concentrazione di polifenoli altissima. Il problema? Le usiamo come decorazione, non come alimento funzionale. Infine, uno dei più fraintesi, il tè verde. Ricchissimo di catechine, ma solo se preparato correttamente. Temperatura sbagliata, tempo sbagliato, e gran parte dei polifenoli si perde. Ed ecco il secondo punto cruciale: non esiste una classifica assoluta dei più ricchi, esiste una distinzione fondamentale. Quantità totale di polifenoli da una parte ed efficacia biologica reale dall'altra. Alcuni cibi vincono sul piano dei numeri. Altri vincono sul piano dell'impatto. E il corpo sceglie sempre il secondo. Ma adesso fermiamoci un attimo, perché questa non è una lista. È una strategia. I polifenoli non funzionano come un integratore da prendere ogni tanto, funzionano come un linguaggio costante, che parli alle tue cellule. Ogni giorno stai dicendo al tuo corpo una cosa sola: proteggiti oppure arrangiati. Non è mangiare perfetto che fa la differenza, è mangiare intenzionale. Usare il cibo non solo per riempirti, ma per ridurre l'usura del tempo. Perché l'invecchiamento non è solo questione di anni, è accumulo di danni. E i polifenoli sono uno dei pochi strumenti naturali che abbiamo per rallentare quel processo dall'interno. La domanda non è: quanti polifenoli sto mangiando? La vera domanda è: sto dando al mio corpo segnali di protezione o solo calorie? Se vuoi, nei prossimi video entreremo ancora più a fondo. Dosaggi realistici, combinazioni efficaci, errori comuni. Ma per ora guarda il tuo piatto e chiediti se quello che stai mangiando sta solo riempendo lo stomaco o sta anche parlando alle tue cellule. Perché la differenza tra nutrirsi e proteggersi è lì, ogni giorno. Se questo video ha acceso anche solo una piccola scintilla, se ti ha fatto guardare il cibo e te stesso con occhi diversi, allora aiutami a farlo arrivare più lontano. Condividilo con qualcuno che ami. Lascia un like se senti che questo messaggio ti appartiene. E scrivi nei commenti la tua esperienza. Cosa stai usando oggi per nutrirti? E cosa, forse, stai iniziando a lasciare andare?
Iscriviti al canale se vuoi continuare questo percorso insieme, tra salute naturale, consapevolezza, crescita personale e spiritualità. Non perseguire me, ma perseguire ciò che in te sta già cambiando.